Siamo pronti a suonare questa canzoncina? Io direi proprio di sì. Ti spiego come solfeggiarla, come prepararla e come suonarla con la base. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, io sono Emanuela, sono un'insegnante di sax e insegno alle persone, soprattutto agli adulti, ad imparare a suonare il sax anche partendo da zero. Mi occupo di insegnamento da oltre 20 anni ed è un piacere vedere le persone che coltivano il loro orticello e creano uno spazio bello nella propria vita. Consigli preliminari prima di passare a vedere la canzoncina. Mi raccomando, prima di iniziare, cura sempre la parte del solfeggio, della lettura, veramente molto importante, e soprattutto utilizza un setup adeguato. Se sei alle prime armi, ti consiglio di utilizzare un setup adeguato, ossia un'imboccatura che sia facile da suonare, ma non dobbiamo rinunciare ovviamente alla qualità del suono, e soprattutto un'ancia della numerazione giusta. Se ti interessa sapere che cosa consiglio, nella descrizione di questo video e nel primo commento del video trovi il setup che consiglio ai miei allievi senza stare a spendere una fortuna. Eccoci qui, partiti per la parte della lettura, una parte molto importante che ti consiglio di non trascurare mai, perché chi ben legge ben suona, diceva il mio maestro, e aveva ragione. Chi ben comincia è sempre a metà dell'opera, quindi prima di cominciare a pensare a suonare lo strumento, leggiamo la nostra canzoncina e andiamo a vedere un po' in linea generale come è composta. Troviamo note da 1/4, pallino pieno con la gamba, note da 2/4, pallino vuoto con la gamba. Nello spartito troverai anche segnate con delle virgolette i fiati, quindi ogni 2 battute si va a prendere fiato, e abbiamo un po' di notine interessanti. Questa volta la canzoncina non è proprio piccola, diciamo che è un pochettino più lunghina, anche per allenarsi a suonare un pochettino di più. Primo passo, andiamo a leggerla. Re, si, do, la, sol, la, si, do, re, re, si, do, la, sol, si, re, sol, la, si, do, si, do, re, si, do, la, sol, si, re, sol. E l'abbiamo letta. Se questa fase della lettura ti crea un po' di problematiche, ti consiglio di guardare prima le note. Per esempio, re, si, do, la, sol, la, si, do, re, senza preoccuparti del valore delle note. Dopodiché, quando sei sicuro o sicura che quelle sono le note corrette, vai a metterle nel tempo, battendo il tempo con la tua mano. Mi raccomando, non tralasciamo mai la parte della lettura, perché la parte della lettura è veramente quella che poi fa la differenza. Mi raccomando, se vuoi approfondire l'argomento, c'è un manuale che ho scritto, che è il manuale di teoria e solfeggio. In questo manuale, che è molto snello, molto pratico, pieno di esercizi per fare subito pratica sugli argomenti anche di teoria, troverai tantissimi esercizi appunto di solfeggio ritmico, di solfeggio parlato, di solfeggio cantato e tutti gli argomenti di teoria della musica di base. L'ho scritto apposta per voi, quindi se volete, qua sta. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Una cosa molto importante, quando si preparano i pezzi con le basi, che adesso fra un po' andiamo a sentire come fa, è molto importante verificare che l'intonazione del proprio strumento sia in ordine, perché soprattutto il re, col portavoce, la prima nota dell'esercizio, che è nella quarta linea in chiave di violino, si presenta un po' come una nota un po' sfidante dal punto di vista dell'intonazione, ed è un peccato poi andare a suonare con la base e sentire che l'intonazione non è in ordine. Quindi il consiglio che ti posso dare: prenditi tutte le note dell'esercizio e fatti un giro con l'intonatore per vedere se è tutto in ordine. Per quanto riguarda l'esercizio, puoi usare 2 tipi di staccato, o lo staccato più lungo o lo staccato più corto. Questa è una tua scelta che
potrai fare a seconda di come ti suona meglio l'esercizio. Lo so, lo staccato non è una cosa semplice da gestire, però è una cosa che bisogna incominciare a curare già dai primi mesi di studio, dai primi anni di studio, perché altrimenti dopo c'è la zavorra nello zainetto che non ci fa camminare come dovremmo. Quindi è molto importante incominciare a decidere delle cose e soprattutto studiare lo staccato, studiare il suono e studiare la tecnica. I primi mesi di studio si incominciano già a lavorare questi argomenti perché poi dopo li abbiamo già pronti. Se invece non li abbiamo preparati, si arriverà poi dopo 1 anno o 2 di studio che dice: ah, c'era anche lo staccato, ah, c'era anche il suono. E dopo 2 anni di pratica non proprio consapevole, il fatto è che poi sistemare le cose diventa noioso e un pochettino difficoltoso. Quindi il consiglio che ti posso dare è: cura subito il tuo orticello nel migliore dei modi. Ci sono le lezioni una tantum con me, se vuoi farle. Sono delle lezioni che non hanno carattere di continuità e che prevedono 2 feedback video, e quindi sono 3 lezioni complete nelle quali tu potrai sicuramente approfondire degli argomenti in cui ti senti carente o imparare cose nuove. Ultima raccomandazione: ascoltati molto bene quando studi. Ricordati che il migliore maestro di te stesso sei tu, quindi quando tu ti ascolti in senso critico, ma non critico negativo, ma critico positivo, e ti poni la domanda: cosa posso migliorare di questo pezzo? In quel momento stai già migliorando e stai già accorgendoti di alcune cose che poi andrai a sistemare. In questo pezzo noi troviamo dei salti discendenti: re, si, si, do, la, la, pezzettini di scala, sol, la, si, do, re, 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 molto bello, poi di nuovo altri salti: re, si, si, do, la, sol, si, re, sol. Attenzione, perché quando troviamo dei salti come quello della settima e ottava battuta, re, re, sol, il rischio è che a volte potrebbe capitare che ti viene un fischietto. Quindi tu vai a suonare re, sol e ti viene il re giusto, ma il sol un po' un fischietto. Perché succede questo? Perché l'aria del re è più veloce dell'aria del sol. Quindi quando io sono sul re e devo andare sul sol, dovrò fare Tio. Mi raccomando, questa è una cosa molto importante di cui ho già parlato anche in altre pillole. Pensare che ogni suono ha la sua aria e vanno incastrati fra di loro. Importantissimo anche questo aspetto. Se la collana di Play Today ti piace, iscriviti al canale, lasciami un commento e lasciami un like. Per te è una piccola cosa, ma a me aiuta a mandare avanti il canale, fare nuovi video e supportare il lavoro che c'è dietro a questi contenuti. Grazie mille in anticipo. Proviamo ad abbozzarlo, a suonarlo, vediamo come va. Dai, prendiamo lo strumento. Super lento, ehi, super lento, mi raccomando. Andiamo a vedere i saltini, se funzionano oppure no. Faccio un giro per capire se è tutto in ordine, senza pensare al risultato finale, ma per curare il dettaglio. Importante? Carino, eh? Mi raccomando qua. Tio. Lo esercito un po' di volte. Questa è ancora una fase esplorativa dell'esercizio. Non è lo metto col metronomo a tempo. Lo esploro, lo conosco. Ed è forse la fase più importante dello studio. Ciao Doc. Oggi stanno facendo coworking Doc e Miles. Doc adesso abbandona la nave, giustamente. Si sono messi a dormire nella stessa cuccia, che è giusto condividere. Beh,
Io penso che adesso siamo pronti per andare a suonarlo con la base. Vamos? Vamos! Questo pezzo, vero? Molto carino, dà soddisfazione suonarlo con la base e già incominciamo a muoverci sullo strumento. I prossimi pezzi saranno veramente carini e magari ci mettiamo anche dei piccoli elementi di creazione ritmica, chi lo sa? Lo vedremo nelle prossime puntate. La raccomandazione che faccio sempre anche ai miei allievi è di gustarsi il processo di apprendimento. Noi a volte siamo sempre lì, devo farlo subito, però è bello anche gustarsi, no? Quando andiamo da qualche parte è bello gustarsi anche il viaggio e non soltanto la destinazione del viaggio. Ragazzi, la prossima volta vi aspetto un altro pezzettino ancora più bello di questo e vediamo di mettere anche degli altri elementi di creatività. Da Seriata è tutto, da Play Today anche, e io ti do appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao!